Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, bentornati in questo nuovo video. Oggi parliamo di un NDE, come sempre, particolare. Ormai è diventato un sinonimo di NDE questo particolare, perché anche questa è un NDE atipica. Allora io sto pian piano cercando, attraverso questa cronologia di NDE che vi porto, di ampliarvi la visione, di capire che è sì un fenomeno universale, ma un fenomeno universale che viene percepito da ognuno di quelli che lo vive in maniera personale e particolare. E quindi non sempre si vedono le stesse cose, non sempre si vivono le stesse cose, fatti salvi i vari passaggi. Questa volta parliamo di un professore d'arte universitario. Il fatto accadde nel 2010. E quindi siamo in un pomeriggio soleggiato del 2010. Il professore universitario emerito di arte Edward Pramuk crolla a terra improvvisamente, si sente male ma proprio schiatta per terra, non riesce a proferire una parola. La moglie subito chiama il 911, ma il marito rimane cosciente per soli 15 minuti, cioè cerca di parlare, di dire non ti agitare, non ti preoccupare, però mano a mano che passano i minuti si sente sempre più venir meno, non ha più neanche le forze di alzarsi da terra e quindi perde i sensi. Praticamente Pramuk in quel momento, sappiamo poi dall'intervento dei sanitari, ha subito un ictus emorragico con gravi danni cerebrali. Nei 2 giorni successivi rimase in uno stato di coma e di incoscienza e grave sofferenza fisica. I medici sospettano che per qualche minuto sia rimasto in morte temporanea, in quanto c'erano già delle parti del corpo cianotiche prive di ossigeno, vuol dire che per qualche momento che il cuore si era fermato, per qualche minuto il cuore si era fermato. Probabilmente poi si è sviluppato un tentativo di autosalvaguardia del corpo e quindi ha ripreso a battere e quindi ha ripreso a funzionare. Questo l'hanno determinato i medici, anche in base a questi danni per la mancanza ovviamente del passaggio di sangue all'interno del cervello. La cosa che è straordinaria è che il professore universitario emerito di arte Edward Pramuk è oggi una persona sana, cosciente, normale. E questo ovviamente dal punto di vista medico è inspiegabile. Ma vediamo cosa ci racconta lui. Lui ci racconta che improvvisamente si è trovato in uno spazio silenzioso, vasto, quindi infinito, ma intimo allo stesso tempo, cioè si sentiva comunque tranquillo, rassicurato. Veniva attirato, si sentiva attirare verso l'alto, da una presenza suprema, cioè lui dice che sentiva come una coscienza, una presenza suprema che lo attirava verso di lei. Non provavo alcun dolore, provavo calore e avvolgenza, cioè li sentiva come un abbraccio materno, come un calore di abbraccio. E quindi questo è quello che lui sentiva. Poi improvvisamente si vide sbocciare in una località, lui la chiama località, la chiama stanza, non sa definirla, anche questa è infinita, luminosa, calda, avvolgente, piena di amore, e lì provò una serie di sensazioni e come di visioni. Dopodiché si sentì spingere via da questa altezza che aveva raggiunto e probabilmente tornò nel suo corpo, perché poi lui ha un'assenza di conoscenza di quello che successe poi e fino a quando non si riprese nel letto d'ospedale. Sta che il professore ha iniziato a dipingere arte, un'arte che sembra non provenire da questo mondo. Il professore stesso racconta che lui non cerca di esprimere, neanche col suo dipinto più famoso, Illumination, quello che lui ha vissuto. Sono metafore che gli giungono da questa sensibilità raggiunta in quel momento.
metafore che cercano di spiegare quello che si prova nel momento del passaggio dalla vita terrena alla vita dell'aldilà. Il suo modo di vivere è, come al solito, completamente cambiato. Dal 2000 lui è in pensione e per cui si dedica a tempo pieno a questa arte che lui dice provenire da un altro mondo. Quindi anche questa NDE è particolare. Ne avevate mai sentito parlare? Scrivetemi qua nei commenti se ne avevate già sentito parlare, mettete il like, iscrivetevi al canale, condividete il video, aiutate il canale a crescere e datemi il vostro supporto, che ce n'è sempre bisogno. Un caro saluto a tutti voi, ciao da Ermanno.